Questo è uno dei piatti più eleganti della cucina italiana, ma per ottenere un vero vitello tonnato non basta preparare una buona salsa. C'è un segreto che permette di ottenere fette sottili e perfette senza che la carne si sfaldi. Tra poco vi mostrerò esattamente come fare. Partiamo dalla carne. Utilizzo circa 2 kg di vitello e preparo una base aromatica con sale grosso, olio extravergine di oliva, aceto balsamico di Modena, vino bianco, pepe nero in grani, aglio, alloro e rosmarino fresco. Sono ingredienti semplici, ma durante la cottura trasformeranno completamente il sapore della carne. Adesso rosolo bene il vitello da tutti i lati. Questo passaggio viene spesso sottovalutato, ma è fondamentale. Una buona rosolatura sviluppa aromi intensi e contribuisce a rendere il risultato finale molto più saporito. Prendetevi il tempo necessario. La fretta in cucina raramente porta a risultati migliori. Aggiungo le carote, la cipolla e il sedano. Sono gli ortaggi classici che accompagneranno il vitello durante tutta la cottura. Chiudo con il coperchio per qualche minuto. In questo modo gli aromi iniziano a mescolarsi e a creare una base ricca di profumi e sapori. Non avete idea del profumo che si sente in questo momento. A questo punto aggiungo acqua, fino a coprire completamente la carne. Porto lentamente a bollore e lascio cuocere per circa 1 ora e 15 minuti. La cottura deve essere dolce e costante. Adesso chiudo con il coperchio e lascio fare il suo lavoro al tempo. Mentre il vitello riposa, prepariamo la salsa tonnata. Questo piatto nasce in Piemonte ed è considerato uno dei grandi classici della cucina italiana. La combinazione tra vitello e tonno può sembrare insolita, ma da generazioni conquista chiunque la assaggi. Utilizzo maionese fatta in casa, tonno, acciughe e capperi. La ricetta completa della maionese è disponibile nella playlist Salse e creme del canale Home Kitchen Italy. Chi prepara spesso il vitello tonnato sa che la consistenza della salsa è fondamentale. Non deve essere granulosa, deve risultare liscia, cremosa e perfettamente omogenea. Aggiungo ancora un po' di maionese e continuo a frullare. Questa volta aumento leggermente la velocità.
Verso la crema nella restante maionese e mescolo con cura. È proprio questa salsa a rendere il vitello tonnato così riconoscibile e amato in tutto il mondo. Ecco il risultato che stiamo cercando. Una salsa vellutata e perfettamente liscia. Anche le carote utilizzate durante la cottura meritano di essere valorizzate. Hanno assorbito tutti gli aromi della preparazione e possiedono un sapore davvero eccezionale. Le taglio a fettine sottili e le utilizzerò per decorare il piatto. Ed eccoci arrivati al segreto che vi avevo promesso all'inizio del video. Dopo la cottura lascio raffreddare completamente il vitello e lo conservo in frigorifero per tutta la notte. Quando la carne è molto fredda si può affettare sottilmente senza romperla. Questo semplice accorgimento fa davvero la differenza. Guardate che belle queste fette. Adesso dispongo il vitello all'interno del piatto di portata. Cerco sempre di creare una disposizione armoniosa ed elegante. Anche l'occhio vuole la sua parte. È arrivato il momento della salsa tonnata. La distribuisco uniformemente su tutta la superficie della carne. Ogni fetta deve ricevere la giusta quantità di crema.
Con l'aiuto della spatola distribuisco la salsa in modo uniforme. Mi piace creare una copertura generosa ma equilibrata. Adesso realizzo delle leggere onde sulla superficie. È un piccolo dettaglio, ma rende il piatto molto più elegante. Aggiungo le fettine di carote che abbiamo cotto insieme al vitello. Oltre a essere buonissime, aggiungono colore e personalità al piatto. Completo con alcune fettine sottili di limone. La decorazione deve essere semplice e raffinata. Infine aggiungo i capperi. Ed eccolo pronto, un grande classico della cucina italiana, elegante, raffinato e perfetto da condividere con la famiglia e gli amici. E questo è il mio vitello tonnato. A voi piace con tanta salsa oppure con uno strato più leggero? Scrivetemelo nei commenti, leggo sempre i vostri messaggi. Se amate la cucina italiana autentica, iscrivetevi al canale Home Kitchen Italy. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo nella prossima ricetta.